Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Ebbene sì, dopo tanto tempo io sono ancora qua e siamo pronti per mettere di nuovo le mani in pasta. Vi starete chiedendo cosa ci preparerà oggi il Divo della Pizza? Oggi andremo a preparare degli squisiti panini al latte, ottimi sia con creme dolci che con salumi. Siete pronti? Andiamo ad impastare. Gli ingredienti per preparare 26-27 panini al latte da circa 65 grammi ciascuno sono 500 g di farina di tipo 0, in questo caso ho deciso di usare la Caputo Nuvola, 500 g di farina tipo 1, in questo caso sto usando quella del Mulino Spadoni, 500 g di latte, 120 g di burro, 50 g di zucchero, 20 g di sale, 3 uova medie e 10 g di lievito di birra fresco. Vediamo ora come realizzare l'impasto. Per prima cosa mettiamo tutta la farina nella ciotola della planetaria e subito dopo andiamo a metterci le uova. Ora aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato. Quindi chiudiamo la planetaria e cominciamo a miscelare il tutto alla prima velocità. A questo punto possiamo procedere a versare il 70% circa del latte all'interno della planetaria e lasciare che la macchina impasti il tutto. Quando il composto comincia a compattarsi, è arrivato il momento di aggiungere i nostri pezzi di burro. In questo modo, impastando la planetaria, avrà tempo di sciogliere e amalgamare il burro all'interno dell'impasto in maniera perfetta. Bene, una volta aggiunto tutto il burro, aggiungiamo dell'altro latte sempre a filo. Subito dopo possiamo aggiungere anche i nostri 50 g di zucchero. Ora aggiungiamo ancora un pochino del latte tenuto da parte in modo tale da amalgamare bene il tutto, compreso lo zucchero che abbiamo appena aggiunto. Infine, una volta che l'impasto si sarà compattato, aggiungiamo tutto quanto il sale e ultimiamo l'aggiunta di latte sempre a filo. Dopodiché lasciamo lavorare la planetaria fino al raggiungimento di un impasto piuttosto liscio che si stacca completamente dalle pareti. Dopo circa 10 minuti la planetaria avrà finito il suo lavoro, quindi trasferiamo l'impasto su un piano da lavoro e procediamo dandogli qualche piega di rinforzo, facendo anche un po' di pirlatura. Terminata questa fase, trasferiamo il nostro impasto all'interno di un contenitore ermetico precedentemente oliato e lasciamolo riposare fino al raddoppio. Dopo circa 4 ore a 19 gradi centigradi, ecco come sarà il nostro impasto. Quindi procediamo e capovolgiamo nuovamente il contenitore sul piano da lavoro. Procediamo dunque con un altro giro di pieghe di rinforzo e ancora un po' di pirlatura. Dopodiché prendiamo il nostro impasto e riponiamolo nuovamente nella ciotola precedente e lasciamola riposare per un'altra ora. Bene amici, a questo punto trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e procediamo con lo staglio. Quindi, tramite l'ausilio di un tarocco o di una spatola, porzioniamo il nostro impasto in piccoli panetti da 65 grammi circa ciascuno.
Una volta porzionato tutto l'impasto, non ci resta che creare i nostri magici panini, quindi prendiamo ogni porzione e ripieghiamo tutti i lembi verso il centro in questa maniera. Infine diamo una micro pirlatura e trasferiamo il nostro bellissimo panino su una teglia rivestita da carta da forno. Poi procediamo nella stessa maniera con tutti gli altri panini. Ecco dunque il risultato a lavoro finito. Non sono splendidi? Ora è arrivato il momento di trasferire i nostri bellissimi figlioletti all'interno del forno di casa, spento, per circa un'altra oretta, fino a che raddoppieranno il loro volume. Dopo un'oretta circa, non ci resta che estrarre le nostre teglie e spennellare la superficie di tutti i panini con del latte. In questo modo i nostri panini, una volta cotti, avranno un aspetto lucido davvero fantastico. A questo punto, ragazzi, è arrivata l'ora di infornare, quindi dopo aver preriscaldato il forno a circa 200 gradi, inforniamo per circa 15-20 minuti. Ed ecco a voi, dopo circa 20 minuti di cottura, i nostri magici panini sfornati. Guardate che meraviglia, non sono deliziosi? Ebbene sì, ragazzi miei, siamo arrivati al momento che, come sapete, è il mio preferito, l'assaggio. Quindi non ci resta che andare a aprire questo bellissimo panino al latte. Guardate, vi faccio rivedere quanto è morbido, veramente delizioso, ha un profumo delizioso. E oggi non potevo non farcirla con una bella crema alla gianduia, quindi andiamo a aprire questo panino e vediamo com'è. Guardate l'interno, morbidosissimo, ben cotto. Ok, apriamo la nostra cioccolata preferita, mettete quello che volete, anche marmellate, quello che volete. Io sono un drogato di cioccolato, quindi vado a mettere del cioccolato. Non guardate quanto ne metto, Giuro che da domani faccio la dieta, giuro, giuro. Sì, sì. Perfetto amici, dopo aver riempito per bene il nostro panino, non ci resta che chiuderlo e addentarlo. Siete pronti? Dico di no con la testa perché non so se ho capito bene il gusto, quindi l'ho capito. Ho capito che è una droga. Sono una droga questi panini, ve lo dico, vi avviso. Deliziosi. Perfetto amici, quindi come vi ho appena mostrato, questi panini sono davvero morbidissimi, dolci al punto giusto, che vanno benissimo abbinati anche con dei salumi, formaggi, quello che preferite. Sono veramente dei panini, direi, multiuso. Li potete utilizzare in qualsiasi occasione e sono davvero deliziosi, semplici, veloci da fare. Quindi non mi resta che dirvi: provate anche voi a preparare questi panini al latte a casa vostra, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti se vi sono piaciuti, se avete delle domande, dei consigli. Volevo dirvi anche che questi panini potete tranquillamente surgelarli, quindi una volta preparati e raffreddati potete conservarli nel congelatore per diverso tempo senza alcun problema. Al momento in cui vorrete il pane vi basterà estrarlo una mezz'oretta prima circa e consumarlo a vostro piacimento, oppure utilizzare metodi di scongelamento che utilizzate solitamente, microonde eccetera.
Quindi amici, se anche questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like qua sotto, a iscrivervi soprattutto al mio canale, perché è l'unico modo che c'è per supportarmi e darmi modo appunto di portare avanti questa passione e condividere con voi più ricette possibili. Detto questo, vi ricordo anche che qui in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram, in cui potete trovare molti più contenuti, fotografie che pubblico quotidianamente. E che dire, alla prossima con una nuova ricetta. Ciao!